Ciao a tutti e ben ritrovati. Ho deciso di iniziare questo video con due citazioni. La prima è di Oscar Wilde, che dice: "Fai attenzione a ciò che desideri perché potresti ottenerlo." La seconda è di Robin Williams, il comico, il quale dice: "La cocaina è il modo che Dio usa per dirti che stai facendo troppi soldi." Riuscite a trovare un nesso tra queste due frasi? E ancora vi pongo una domanda. Perché molte persone di successo che hanno soldi e riconoscimento in abbondanza ricorrono pesantemente a psicostimolanti come la cocaina? Seguite il video fino alla fine e capirete il perché. Se una volta il motivo per il quale fossero le persone ricche a utilizzare cocaina era il suo costo, sappiate già che oggi non è più così. È infatti possibile procurarsi psicostimolanti a un prezzo veramente basso. La cocaina non è più una sostanza d'élite. Ad ogni modo, questa è una parentesi perché non è questo l'argomento di cui vi voglio parlare oggi. La domanda a cui vorrei rispondere è: perché una persona piena di successo e possibilità dovrebbe fare ricorso a uno stupefacente? Sicuramente appena raggiunto il successo è possibile che una persona faccia il possibile per mantenerlo e magari sia terrorizzato dall'idea di perderlo e quindi possa usare cocaina per mantenere alte le sue performance. Questo sì, potrebbe essere una possibilità, ma credetemi, questo non è l'unico motivo. Sentiamo spesso parlare infatti di persone che hanno un successo consolidato e abusano regolarmente di alcol o cocaina. E noi ci diciamo: ma non dovrebbe la loro condizione essere così appagante da rispondere ad ogni loro bisogno? Dai, ammettiamolo, quando pensiamo a questi personaggi, la prima domanda che ci poniamo è: ma cosa gli manca? Forza, fate uno sforzo, provate a mettere il video in pausa e provate a pensarci qualche secondo. Cosa manca a una persona che può avere tutto? La risposta è: a loro manca la possibilità di desiderare. Vedete, noi che non siamo delle celebrità, dobbiamo tenere sott'occhio le spese, fare costantemente delle rinunce, aspettare magari le ferie per dedicarci a quello che amiamo veramente. Loro no. Il desiderio infatti non è altro che la tensione tra quello che abbiamo e quello a cui aspiriamo e che nel nostro caso forse non avremo mai. Desiderare è una sensazione vitalizzante che ci porta a sognare e anche ad agire. E noi sogniamo cose che non sappiamo neppure se riusciremo un giorno ad avere. E dovete sapere che questa tensione, accompagnata da quel senso di incertezza, si esprime nel nostro cervello con una produzione di un neurotrasmettitore chiamato dopamina. Ma nel momento che raggiungiamo il nostro sogno, che riceviamo l'appagamento al nostro desiderio, la produzione di questa sostanza si interrompe. L'attesa della felicità è vitalizzante, al punto che è talvolta preferibile alla felicità stessa. Giacomo Leopardi nel Sabato del villaggio dice: "Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia." Il sabato è preferibile alla domenica perché c'è l'attesa della festa. Ma quando non devi aspettare per avere la macchina dei tuoi sogni, o hai la certezza di poter prendere oggi stesso un aereo per un luogo meraviglioso, poiché te lo puoi permettere, o quando sai che centinaia o migliaia di persone sarebbero super felici di dedicarti tempo e attenzione, in quella condizione allora che spazio rimane per il desiderio? Bene, torniamo a Oscar Wilde e al suo geniale aforisma che ha più significati. Uno di essi ci parla proprio di questo, del pericolo insito che c'è nel raggiungimento dei nostri desideri. Il pericolo è il cessare del desiderio stesso. Questa condizione, purtroppo, la vivono anche i nostri figli viziati. Essi non hanno il tempo di far crescere in loro il desiderio di qualunque cosa, perché noi glielo diamo,
prima che lo conquistino e addirittura prima che lo inizino a desiderare. Parlerò di questo in un video dedicato perché è un tema davvero importante che mi sta particolarmente a cuore. Ma andiamo alle sostanze d'abuso e alla frase di Robbie Williams. Vedete, la cocaina, come tutte le sostanze e comportamenti che creano dipendenza, è in grado di aumentare la presenza di dopamina tra le nostre cellule nervose. La dopamina è la molecola del desiderio e quindi queste sostanze consentono anche a chi ha tutto, troppi soldi nella battuta del comico statunitense, la sensazione di desiderare. Il problema delle droghe e dei comportamenti d'abuso è che il desiderio si trasforma presto in un bisogno. Il soggetto dipendente infatti sostituirà il desiderio di qualcosa di piacevole e appagante, legami affettivi, esperienze emozionanti, eccetera, nel semplice bisogno di riempire il vuoto lasciato proprio dal desiderio. E a quel punto, ahimè, una sostanza o un comportamento diventeranno l'unica strada per riuscire a farlo. Spero che questo video vi abbia interessato e stimolato. Vi saluto e vi ringrazio. Riprenderemo il tema della dopamina molte volte perché la dopamina è la sostanza legata a tutte le dipendenze. Se volete rapidamente avere una conoscenza di base scientifica sulle sostanze stupefacenti e sulla dipendenza, vi lascerò in fondo il codice per accedere a un coupon che vi consentirà di comprare il mio videocorso sulle dipendenze a un prezzo veramente accessibile a tutti. Vi faccio un'altra proposta: se qualcuno di voi ha voglia di aiutarmi a far crescere questo canale, vi chiedo un piccolo scambio: condividete i miei video sui vostri social, chiedete a qualcuno che può essere interessato a queste tematiche di iscriversi, e se voi mi scriverete un messaggio dicendo ho trovato nuovi ascoltatori per te, nuovi iscritti al tuo canale, io volentieri vi manderò il link per accedere a un breve corso sulla cocaina che pur nella sua brevità vi può dare già molte informazioni importanti su che cosa sia la cocaina e quali effetti abbia sul nostro cervello e sulla nostra salute. Vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao e a presto!